Oggi ti portiamo in un luogo iconico, patrimonio mondiale UNESCO, le tre cime di Lavaredo. Siamo nel cuore delle Dolomiti ed è emozionante perché eravamo qui 10 anni fa, nel lontano 2016. Quel giorno siamo saliti a piedi dal versante opposto, quello più comune, dal lago di Misurina, una ripida salita per arrivare al rifugio Auronzo, poi una breve e agevole salita al rifugio Lavaredo. Alla Forcella c'era ancora neve quell'anno. Poi si fece il giro ad anello delle tre cime. Oggi, con la stessa emozione, ci accingiamo a percorrere una delle valli più belle, la Valle Fiscalina. Il nostro punto di partenza è da Sesto Pusteria, paese del nostro Yannick Sinner. Da Sesto è possibile salire anche sul Monte Elmo, che offre un panorama unico sulle Dolomiti. Da qui si vede bene la Val Fiscalina e il percorso che faremo tra poco. Riesci a riconoscere qualche cima? Lasciamo la macchina al parcheggio piano Fiscalina e iniziamo una piacevole passeggiata verso il rifugio Fondovalle. Temperatura estiva piacevole, siamo da una quota di 1500 metri circa sopra il livello del mare. Che fa Sinner? Pare. Siamo arrivati al rifugio Fondovalle, dove pensiamo di condividerci un tipico piatto locale, pieno di energia, in vista della prossima salita. Lo zio Alpino mi ha dato qualche foto anni 70, 80, 90. Ecco com'era il rifugio Fondovalle qualche anno fa. Direzione rifugio Locatelli. Qui siamo in questo punto dove noi prenderemo il sentiero 102 verso i Locatelli, ma possiamo fare anche un giro ad anello, quello classico che passa dal rifugio Cengia, rifugio Comici e poi riscendere qui, oppure farlo in senso orario. Ecco il rifugio Comici nelle foto storiche dello zio Alpino. Incredibile foto inedita del rifugio Pian di Cengia, notevolmente cambiato oggi. Da qui ci aspettano circa 900 metri di dislivello. Il sentiero richiede buon allenamento, anche se risulta privo di particolari difficoltà tecniche in estate. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. La cascata. You close the door. Nel frattempo che saliamo, una curiosità. Quello che vediamo oggi è un lungo processo geologico. Val Sasso Vecchio, 240 milioni di anni fa, era un mare tropicale. Qui alghe, coralli e conchiglie hanno formato grandi scogliere. 40 milioni di anni fa, la spinta dei continenti ha sollevato queste rocce dal fondo del mare creando le montagne. Di seguito, durante le ere glaciali, l'erosione dei ghiacciai
hanno dato alla valle la sua forma ad U, le ripide pareti, come quella di Cima Una. Oggi l'azione di scioglimento delle nevi, il ruscello e il gelo che spacca la roccia continuano ancora a modellare la valle. Non ho ancora fame. Con quello che hai mangiato a colazione. Anche la formazione delle tre cime ha avuto un lungo processo geologico. Si sono formate nel Triassico grazie al progressivo accumulo di sedimenti in un mare tropicale, sedimenti calcarei ricchi di magnesio che hanno formato la roccia nota appunto come Dolomia. Poi, 60 milioni di anni fa, la spinta della placca africana contro quella europea ha provocato il sollevamento delle antiche scogliere sottomarine. In seguito l'erosione di vento e ghiaccio hanno scolpito le tre opere naturali che oggi ammiriamo. Guarda che spettacolo, stanno per spuntare le tre cime. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. Prima di raggiungere il rifugio Locatelli non possiamo che ammirare i colori dei laghi dei Piani che si sono formati migliaia di anni fa, quando antichi ghiacciai hanno eroso il substrato roccioso, creando delle conche poi riempite dall'acqua dallo scioglimento delle nevi. And nobody is watching at night. Who wanna rise up? Non possiamo non citare il Monte Paterno, che erge con tutta la sua bellezza, noto per le sue gallerie di arroccamento italiane durante la Prima Guerra Mondiale e di cui puoi vedere le foto dello zio alpino. Eccoci allo storico rifugio Locatelli, ad una quota poco sopra i 2400 metri sopra il livello del mare, che gode di un panorama unico. Ecco com'è oggi e com'era nella foto dello zio alpino. Grazie per la grande passione che ci avete passato. Ecco questi tre imponenti obelischi naturali. Cima Piccola, Cima Grande con i suoi 2999 metri e la cima ovest, poco più bassa. La roccia che costituisce le tre cime, come detto poco fa, è la Dolomia, responsabile del colore chiaro e della sua tipica reazione alla luce solare. Durante l'alba il tramonto si tinge di sfumature rossastre. Ultima curiosità, l'alpinista Danny Arnold ha scalato la parete nord della cima grande di Lavaredo in solitaria e senza corda nel settembre 2019. Ovviamente non poteva mancare lui, Alex Honnold, che ha scalato in free solo il muro giallo alla Cima Piccola. Invece per noi comuni mortali è sufficiente la ferrata del Paterno, di cui puoi vedere le foto dello zio alpino, una ferrata che ama tanto e da sempre ci ha parlato. Un saluto da me e Sara, come sempre buona montagna a tutti!